Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vorrei parlarvi dell'aspetto psicologico nel canto. La domanda da cui parte questo video è: quanto influisce l'aspetto psicologico in un cantante, soprattutto nella fase di apprendimento? Sicuramente l'aspetto psicologico è importante. Come ho spiegato in un altro video che trovate in descrizione, lo strumento del cantante è tutto il suo corpo e il corpo è influenzato dalla mente. Uno stato d'animo negativo o positivo ha certamente un'influenza su di noi e anche sulla voce. Viceversa, una problematica fisica può avere conseguenze psicologiche negative e quindi certo che per un cantante lavorare prima di tutto sull'aspetto psicologico, da solo o con il proprio insegnante, sia fondamentale per acquisire sicurezza nei propri mezzi e convogliare questa energia positiva sulla propria voce, che diventerà più tonica e decisa. Tuttavia, l'errore, a mio parere, consiste nel ridurre la pratica vocale a questo. L'insegnante di canto non è uno psicologo, ma si suppone che sia un docente di tecnica vocale. Se ci pensiamo bene, cantare è prima di tutto un gesto atletico, un atto fisico che va allenato e va guidato da un trainer competente che mette in mano all'allievo degli strumenti concreti, pratici, per poter dare il massimo con la propria voce. Badate bene, questi sono strumenti tecnici, fisici, non psicologici. Inoltre non dobbiamo confondere cause e conseguenze. È ovvio che un'insicurezza psicologica può portare a un malessere fisico, ma può accadere anche il contrario. A volte infatti l'insicurezza e lo stato d'animo negativo sono dati dal fatto che sussiste un'impossibilità di raggiungere un certo risultato. Questo perché il nostro corpo non ha ancora assimilato una serie di automatismi che vengono con la tecnica e con l'esperienza. Dire quindi devi credere più in te stesso non serve assolutamente a niente, anzi è svilente, perché contestualmente bisogna dare all'allievo degli strumenti tecnici per poter superare una difficoltà che è prima di tutto fisica. In questo caso ovviamente parlo della categoria degli insegnanti di canto. Ma lo stesso vale per tutti i cantanti che non sono seguiti direttamente da un insegnante. Se una cosa non vi riesce, ciò non significa che non potrete riuscire a farla in un secondo momento. Ogni suono che produciamo con la voce è il risultato di equilibri muscolari che si creano con il tempo e con l'esercizio. Ci sono ovviamente predisposizioni fisiche in ognuno di noi che ci portano a fare con più o meno difficoltà cose diverse, ma allo stesso tempo il funzionamento basilare della voce a livello meccanico è lo stesso per tutti. Non vi buttate nemmeno giù se riuscite a fare una cosa una volta su 10, oppure addirittura siete riusciti a farla una volta soltanto e non siete mai più riusciti a replicare quel suono o quella posizione. Anzi, se siete riusciti a farlo una volta, siete potenzialmente in grado di farlo sempre. Con l'impegno e l'allenamento riuscirete ad aumentare sempre di più la probabilità di successo, finché non diventerete completamente sicuri e padroni del vostro strumento. Grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure domande nei commenti che potranno diventare il tema di video futuri. Ci vediamo al prossimo video, ciao!